Visto che ormai il forno è stato comprato, anche oggi andiamo a fare una bella preparazione. Oggi faremo un bel tortino di alici a modo mio. Faremo incontrare le bontà del Mar Tirreno, le alici freschissime, con quelle della montagna, della Sila, ovvero le patate a pasta gialla. Vediamo gli ingredienti e anche il procedimento. Qui abbiamo delle alici freschissime che sono state prima eviscerate, poi è stata tolta la lisca e abbiamo ricavato così dei bellissimi filetti senza lisca, vedete? Guardate che bel colore che hanno, queste fanno benissimo, ricche di omega 6, faremo una bella cosetta. Poi come altri ingredienti abbiamo, come vi dicevo, delle patate che abbiamo già sbucciato e messe in acqua per non farle scurire, poi del pangrattato, ci vogliono una quindicina più o meno di pomodorini, belli rossi e maturi, un bel ciuffo di prezzemolo, abbiamo delle olive nostrane, dei capperi, importantissimo in questa ricetta l'origano profumato e selvatico, qualche spicchietto d'aglio, un bel limone non trattato, del formaggio grana o parmigiano e poi qui abbiamo delle molliche di pane casereccio di qualche giorno, vedete? Ok? E poi ovviamente olio extravergine di prima scelta, sale e pepe nero. Adesso possiamo iniziare, rilassatevi con questa ricetta e poi se vi piace alla fine commentate e soprattutto provate a farla. Allora adesso ci servono delle fettine di patate non troppo spesse perché poi dovranno cuocere al forno. Pertanto per agevolare nel taglio andrò ad utilizzare questa mandolina proprio perché mi permette di fare la regolazione dell'altezza. Adesso proviamo a fare qualche fetta e vediamo come va. Diciamo che possiamo ancora aumentare lo spessore. Come vi dico sempre, quando utilizzate questi attrezzi state sempre attenti e utilizzate le protezioni che ci sono. Questo è lo spessore ideale. Adesso le affettiamo tutte, vedete? E le rimettiamo in acqua così non si fanno nere. Andremo più svelti. Questa ricetta va benissimo anche per i vostri figli che magari non mangiano spesso le alici e questa versione può darsi che potrà piacere di più. Andiamo avanti, adesso vado a tagliare e condire i pomodorini. Li tagliamo in 4, in 6, così, piccoli piccoli. Vedete? Più sono maturi, più sono saporiti. Parto sempre dai pomodori, così hanno un po' di tempo in più per insaporirsi nel frattempo che continuiamo con la preparazione. E allora aggiungo un po' di olio extravergine, assolutamente origano, sale, giusto uno spicchietto piccolo, a questo punto una bella girata. Come potete immaginare, già con questa base, questa è una ricetta davvero gustosissima. Allora, le patate sono pronte, i pomodorini pure. Adesso vado a tritare un po' di prezzemolo, un po', diciamo che ce ne vuole un bel po' in questa ricetta.
Trito tutto, anche i gambi. Non lo riduco proprio in polvere, perché come sapete, chi mi segue, a me piace che sia un po' più grossolano. E me lo metto da parte, perché tra un po' mi servirà. Privo del nocciolo anche un po' di olive. Le olive le ho denocciolate. Aggiungo i capperi. Questi sono stati già dissalati e sciacquati. E adesso un bel battuto. E che profumo! Pure questi non li riduciamo in poltiglia, così poi li sentiamo sotto i denti. Va bene così. Li vado a rimettere nello stesso contenitore. Dobbiamo sporcare poco quando si cucina, perché poi vanno lavate le cose. Procedo a questo punto con la preparazione della mollica. Questa l'ho fatta io, l'ho passata al mixer, pane di qualche giorno. Pure questo lo dobbiamo insaporire. Allora ci mettiamo innanzitutto un paio di cucchiai di formaggio. Pure qua un paio di cucchiai, anche 3, di pangrattato. Andiamo a mettere una macinata di pepe. Un po' di sale. Prezzemolo. Quel battuto di olive e capperi. L'aglio, piccolo piccolo. Diciamo che ci sta benissimo, però se non vi piace proprio non lo mettete. E poi pure questo ci sta benissimo, una grattatina di scorza di limone. Non ci mettete la parte bianca, solo la buccia. Giusto per dare freschezza. Basta così. Adesso una bella girata. Vi do un piccolo consiglio importante: se vi dovesse avanzare questa mollica, ve la potete congelare e la utilizzerete per le vostre panature, è speciale. Cotolette, petto di pollo e via. Ho preso questa pirofila in Pyrex, così può andare tranquillamente nel forno. Vado a mettere un filo di olio, una spolverata di pangrattato, un po' anche sui lati. E adesso disponiamo le alici in questo modo. Con la coda verso fuori e il dorso appoggiato al vetro. Così. È una preparazione che ci vuole soltanto un po' di pazienza. Però alla fine, come dico sempre, ne varrà sempre la pena. Il tempo che dedicate in cucina alle preparazioni che vi piacciono non è mai tempo perso. Ricordatevelo.
Con la dovuta pazienza il primo giro è stato fatto. Adesso procediamo con le patate. Adesso mettiamo le patate sotto, così. Messa la prima fila di patate, mettiamo una spolverata di sale, spolverata di origano, giro di olio, e poi il momento del pane saporito. A seguire mettiamo i pomodorini, andiamo con un altro strato di patate, ripetiamo con la spolverata di sale, origano, olio e adesso un altro strato di alici. Non è che ce le vogliamo conservare, ce le mettiamo. Guardate che bella. E si ritorna alle patate. Fatemi sapere se vi piace vedere anche uno spaghetto con le alici, perché viene benissimo. Dai che il puzzle pian piano si sta componendo. Giusto questi due pomodorini ce li mettiamo. Ecco qua, polveratina di sale, l'origano ci piace, se non vi piace non ce lo mettete, ma se vi piace non sbagliate. E di nuovo il momento del pane. Pressiamo, che sui bordi, e adesso con il cucchiaio, con le mani, come volete, ripieghiamo queste verso l'interno. Oh, che poi se non siete troppo precisi non vi preoccupate, tranne se non li dovete portare alla mostra i vostri piatti, però l'importante è che siano buoni e fatti con amore, l'ingrediente principale. Ci siamo. Ora terminiamo con olio. Olio di quello buono. E una bella spolverata di origano.
Questo poi ancora sprigionerà tanto profumo nel forno. Adesso li mettiamo a 180 gradi per circa una mezz'oretta, ma quando sono 20 minuti già cominciamo a dare un'occhiata. Deve venire sopra bella gratinata questa crosticina. E via in forno. Allora, vediamo, sono passati 25 minuti. Ecco qua, sentite com'è bella croccante sopra. Sì, è morbida. Sì, sì, ci siamo, dai, va bene così. Solo che prima dell'assaggio dobbiamo farla un po' raffreddare perché è ustionante. Ecco qua. Mamma mia ragazzi, che profumo indescrivibile. Mare, origano, patate che sono sotto, il pomodorino bello condito. Non mi resta che assaggiare. Il problema adesso sono questi minuti di attesa perché è bollente, ma io non resisto dalla voglia e dalla curiosità. Vabbè che già so il gusto, però ogni volta è un'emozione nuova. Questa qui, volendo, la possiamo anche svuotare su un altro vassoio. È che io qui non me lo trovo, il vassoio grande, per cui andrò a tagliarla. Però se la capovolgete è ancora più bella. Probabilmente si romperà perché è calda, ma... Andiamo a fare questo assaggino. Guarda qua che bello. Guarda il pomodorino come rimane bello morbido. Ah. Strepitoso, spaziale. Il croccante sotto ai denti del pane gratinato sopra, però allo stesso tempo in mezzo è bello morbido, gustoso, saporito. Le alici neanche a dirlo, erano freschissime. Patate tagliate sottili per cui si sono cotte alla perfezione. Quelle olive. Ci mettete una bella insalatina verde, fresca, una bella insalatina di finocchi. E che gusto, ragazzi. Povero. Buonissimo. Alla prossima, fatelo e fatemi sapere.